Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Deflamat Morganceutical SRL. Ultimo aggiornamento, 30 settembre 2021. Cos'ha Deflamat? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Deflamat durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Deflamat? Deflamat ha un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Morganceutical SRL. Deflamat può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Deflamat 100 mg 20 capsule rigide rilascio modificato. Deflamat 75 mg 20 capsule rigide rilascio modificato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Morganceutical SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: diclofenac sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato. Indicazioni: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo extraarticolare, stati dolorosi da flogosi di origine extrareumatica o post-traumatica. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria. Per le fiale: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia. Posologia. Capsule: a seconda della gravità della malattia, una capsula di Deflamat 75 o di Deflamat 100 una volta al DA. Se necessario, la dose giornaliera può essere aumentata fino a 150 mg, somministrando una capsula di Deflamat 75 due volte al DA, oppure come dose unica in presenza di disturbi particolarmente gravi, specie mattutini. Deflamat 75 e 100, per il contenuto in principio attivo troppo elevato, non è adatto all'uso nei bambini e negli adolescenti. Il farmaco va ingerito senza masticare, con sufficiente quantità di liquido. La durata del trattamento varia a seconda del caso. Fiale: adulti: una fiala al DA, per via intramuscolare. In casi gravi, ad esempio coliche, dopo alcune ore cambiando il sito dell'iniezione, può essere somministrata, eccezionalmente, una seconda fiala. In linea di massima, tuttavia, si dovrebbe somministrare una sola iniezione. L'iniezione deve venire effettuata nel quadrante superiore esterno della regione glutea, lateralmente, in vicinanza della spina iliaca, per evitare di ledere vasi e nervi di grosse dimensioni, in direzione dell'osso iliaco, molto lentamente e in profondità, usando un ago sufficientemente lungo per evitare l'iniezione nel tessuto adiposo, necrosi, e prima aspirando per evitare un'iniezione intravasale. Per evitare dolori da freddo, la soluzione, oltre a venire iniettata molto lentamente, dovrebbe essere portata a temperatura dal calore della mano. È possibile associare alla terapia iniettiva Deflamat capsule fino ad un dosaggio massimo giornaliero di 150 mg. La terapia, se necessario, deve venire continuata con Deflamat per OS. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con FANS o storia di emorragia / ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Grave insufficienza epatica, grave insufficienza renale, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IIV-delnia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e / vasculopatia cerebrale. Ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto. Ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4.6. Il prodotto non deve essere usato in caso di gravi turbe gastroenteriche, in caso di terapia diuretica intensiva, in soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica, in caso di alterazioni dell'emopoiesi.
Come altri antinfiammatori non steroidei, FANS, il diclofenac ha controindicato in quei soggetti nei quali si sono verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri FANS, attacchi asmatici, orticaria, riniti acute, malattie epatiche pregresse. Deflamata altresì ha controindicato nei soggetti al di sotto dei 14 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Informazioni generali. L'uso di Deflamat deve essere evitato in concomitanza di FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX-2, a causa della mancanza di qualsiasi evidenza che dimostri benefici sinergici e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti interazioni comprendono quelle osservate con diclofenac compresse gastroresistenti e o altre forme farmaceutiche di diclofenac. Litio. Se somministrato in concomitanza, diclofenac può elevare le concentrazioni plasmatiche di litio. Sì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Deflamat insieme ad altri farmaci come Euroscoumandina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Deflamat durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Deflamat durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e o lo sviluppo embriofetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il diclofenac sodico, anche in caso di uso corretto, può alterare la reattività in modo da compromettere la capacità di guida di veicoli o di comando di macchinari, specie sotto l'effetto contemporaneo dell'alcol. I pazienti nei quali si fossero verificati disturbi della visione, capogiri, vertigini, sonnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac dovrebbero astenersi dal guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, tabella 1, sono elencate per frequenza, per prima la più frequente, utilizzando la seguente convenzione. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac. Il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito, emorragia gastrointestinale, diarrea, capogiri, tinnito o convulsioni. Nel caso di avvelenamento significativo sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici. Misure terapeutiche. Il trattamento dell'avvelenamento acuto da FANS, incluso diclofenac, consiste essenzialmente in misure di supporto e trattamento sintomatico. In caso di complicazioni come ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria, dovrebbero essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico. Terapie specifiche come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione non sono probabilmente di aiuto nell'eliminare i FANS, incluso diclofenac, a causa del loro elevato legame con le proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Dopo l'ingestione di un sovradosaggio particolarmente tossico si può considerare l'utilizzo di carbone attivo, mentre dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente pericoloso per la vita si può considerare uno svuotamento gastrico, P. Esempio: vomito, lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori ed antireumatici, codice ATC. M01AB05. Il principio attivo di Deflamata è il diclofenac sodico, principio attivo antiflogistico non steroideo, che si è dimostrato efficace negli usuali proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione per via orale delle usuali forme farmaceutiche gastroresistenti, il diclofenac sodico viene completamente assorbito nell'intestino. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono raggiunte dopo 1-16, in media 2-3 ore a dati preclinici di sicurezza, tossicità acuta e cronica.
I test di tossicità acuta e cronica in diverse specie animali hanno evidenziato un ottimo indice terapeutico inteso come rapporto tra dose tossica e dose terapeutica. Elenco degli eccipienti: capsule, cellulosa microcristallina, povidone silice anidra colloidale, acido metacrilico, etile acrilato copolimero 1,1, glicole propilenico, ammonio metacrilato copolimero, tipo A, ammonio metacrilato copolimero, tipo B, trietile citrato, talco, indigotina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di deflammata base di diclofenac sodico sono: Dealgic, diclofan, compressa a rilascio modificato, dicloreum, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, Fenadol, Fender. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.